Allora, siamo arrivati alla prima chefferie che mi piacerebbe molto riuscire a spiegarvi di preciso che cosa sia, ma ho faticato anch'io a capirlo. E quindi adesso andiamo e ce lo facciamo spiegare. Diciamo che le alternative tra le varie cose che sono riuscito a capire è che siano o degli antichi villaggi o un'antica abitazione del capo del villaggio o un mix delle due cose, ecco. Cioè, questo è più o meno il range delle opzioni. Queste sono le costruzioni tradizionali tipiche della zona, ma devo dire che il mercato non, in generale mi incuriosisce molto dal punto di vista storico e culturale perché ho avuto una netta percezione che abbia una storia e una cultura particolare. Sicuramente tutti i paesi africani ce l'hanno, ma ovviamente il Camerun spicca un pochino da questo punto di vista. Sei a destinazione. È un poco, come dire, deserta. Allora, oh, grazie. Siamo venuti qui a visitare questo posto per il quale nutro molte aspettative e la guida, questo ragazzo meraviglioso, siccome gli ho detto che sentiva un odore fantastico, ci ha portato. Questo qui è ndole, che è un piatto tradizionale camerunense, sono verdure e noccioline stufate, non so bene cos'altro. Poi c'è della carne e questo qui l'abbiamo mangiato per la prima volta l'altro giorno, è la manioca, credo bollita o praticamente viene arrotolata dentro a delle foglie e poi cotta in qualche modo, non so se bollita o sul fuoco. È appiccicosetta e morbida, ma veramente molto buona. Così da sola magari non è proprio il massimo, però con la salsettina che abbiamo mangiato l'altro giorno insieme al pesce, che era piccantella, tanta roba proprio. Per piccolo riassuntino, questo qui è il Parlamento, quindi dove si prendono tutte le decisioni importanti, quindi il regno. Passo indietro, ci avevo abbastanza preso, lo chefferie sostanzialmente è chiamato regno, ma è la casa del re. La casa si trova di qua, adesso entriamo, qui e dalla parte opposta dormono le mogli, le numerose mogli del re. Lì invece viene incoronato il re, si fa l'iniziazione del nuovo re quando muore quello vecchio e si incorona quello nuovo. E adesso entriamo dentro. Quindi siamo appena entrati da qui. Questa zona qui è la zona, diciamo, degli artigiani che realizzano tutte queste maschere. Questo vabbè è il negozietto, ovviamente c'è anche la parte turistica. Adesso spacco subito qualcosa. Ah, bella seggioletta così per casa mica sarebbe male, eh. Se è figurona quando vedo gli amici. Questo invece, che noi siamo entrati da qui, abbiamo passato questa porta, questo è il posto dove vengono prese le decisioni, quelle un po' meno importanti rispetto a quelle che si prendono in Parlamento. Qui si riuniscono il sesto giorno della settimana, quindi suppongo il sabato, gli uomini, e qui le donne il primo giorno della settimana. And then we have a courtyard or intermediary courtyard. You don't know the direction you can take it because you have many doors. It's the forehead we have to do all the time in your life. What is in the other side? Here you go. Faccio un riassuntino perché questo è veramente molto interessante. Questa qui è una sorta di zona filtro, praticamente chi costruisce il palazzo per evitare che la gente entri
e vada dove non deve andare, realizza questo ambiente con varie porte, per cui uno che arriva dice adesso dove vado per andare dal re. Presumibilmente questa è la porta giusta. Qui ci stava spiegando che questi simboli sono il ragno, la tartaruga, camaleonte e il coso per il tè. Questo qui è la perspicacia in un certo senso, cioè permette di prendere giuste decisioni. Questa è la saggezza, questa è la adattabilità, camaleonte, e questa è la condivisione, questa credo sia una sorta di teiera, la condivisione da parte del re nei confronti dei sudditi. Poi qui abbiamo le famose scimmiette non vedo, non sento, non parlo. Queste sono le regole per la vita giusta, quindi non tutto è giusto che venga visto, non tutto è giusto che venga detto, non tutto è giusto che venga ascoltato, e poi copriti le pudenda. The servant, ok. All the servants, the king, must come to this place the first day of the week. Sta diventando veramente interessante la cosa. Questo qui che vedete, allora no, innanzitutto questa zona qui è la zona della servitù. Praticamente qui ogni settimana si riuniscono e decidono chi tra i vari servi servirà il re durante quella settimana. Questo perché non sono schiavi, sono servi e hanno una loro vita, una loro famiglia, quindi è giusto che abbiano anche il tempo per stare con i propri familiari. Questo qui che vedete è il cerchio della vita. Praticamente questi tre buchi nel terreno rappresentano la vita, questa zona qui rappresenta la morte, ma loro non la chiamano morte, chiamano, non mi viene in italiano, vabbè, gli antenati, e così via. Quindi vita, morte, al centro c'è questa pianta che rappresenta Dio, e in tutti i vestiti tradizionali del West Cameron, che sono questi qui, trovate questo simbolo. Altra cosa estremamente interessante, questo che vedete qui è l'emblema del villaggio e rappresenta il corno e la doppia campana. Il corno viene usato soffiandoci per produrre il classico suono, e rappresenta le cattive notizie, cioè quando c'è qualche brutta notizia da dare si utilizza il corno, invece quando ci sono belle notizie da dare si utilizzano la doppia campana. Il significato è che la vita è fatta di belle e brutte notizie che si alternano, esattamente come la vita e la morte. Questa è la stanza, anche se all'aperto, dei fabbri. Stavo ridendo perché vabbè, ci stava spiegando che i fabbri sono la figura più importante del villaggio, perché costruiscono tutti gli attrezzi che servono per la vita, per la vita quotidiana, quindi dalle armi agli attrezzi per coltivare, per pescare, per difendersi. E stava spiegando che questo luogo è, diciamo, le donne non ci possono entrare. E ha cominciato a spiegare perché le donne sono così delicate, così belle, no? E io pensavo che diceva è un lavoro molto pericoloso, pensavo che la preoccupazione fosse nei confronti delle donne, invece no, il concetto è perché se entrano le donne poi l'uomo si distrae e si sega una mano mentre sta lavorando con il ferro. Mi sto innamorando di questo posto. Intanto di là non ve lo inquadro perché è un posto dove non si possono fare foto e video, è la stanza della medicina tradizionale. Praticamente le persone del villaggio, se hanno problemi di salute, vengono qui, c'è chiamiamolo farmacista, che si occupa di preparare le medicine. Se tra le cose che ha a disposizione non è in grado di trovare qualcosa che curi il paziente, preleva il sangue del paziente, vanno insieme nella giungla, lo danno in pasto ad alcuni animali selvatici e poi guardano quell'animale quali cibi va a mangiare successivamente. Il concetto è se il paziente sta male c'è qualcosa di negativo nel suo sangue, se un animale mangia quel sangue si ammala anche lui della stessa cosa, e siccome gli animali selvatici, a differenza di quelli domestici, sanno come curarsi da soli, se sono andati a mangiare alcune piante o alcune erbe, alcune bacche, vuol dire che quelle lì servono a lui per curarsi, e quindi
quindi poi il dottore va a raccattare tutte queste piante e queste bacche e a quel punto prepara la medicina per il paziente. Questo invece, me lo sono scordato, questo è, questo è il motivo per cui stavo ridendo. Questo è il secondo stadio dell'iniziazione del re. Praticamente il re deve entrare in questa zona, starci almeno 9 mesi. In questi 9 mesi deve dare, non lui, le sue mogli alla luce almeno un figlio maschio e una figlia femmina. Non se ne va da qua e non passa allo stadio successivo finché non ha almeno un figlio maschio e una figlia femmina. Se per 5 anni ti escono solo maschi e solo femmine, ti attacchi, resti qua. Ok, mi mancava un passaggio. Allora, quando il re si trova qui, quindi in questo secondo stadio dell'iniziazione, gli ho chiesto, ma allora chi è che prende le decisioni così importanti? E lui mi ha detto i notabili, che sono diciamo gli anziani e le persone importanti del villaggio, che sono le stesse con cui il re si riunisce nel Parlamento e in quell'altro ambiente di cui ho fatto vedere sulla porta all'inizio. Quindi fin tanto che il re si trova qui, i notabili sono più importanti del re. Il re deve stare qui e vedere nascere i figli per capire la vita, sostanzialmente. Adesso l'ho fatta proprio super sintetica. Veramente interessantissimo questo posto. Allora, questo per capire un po' meno, ma più o meno ci siamo. Allora, questo qui è il palazzo tradizionale del re. È il terzo e ultimo step dell'iniziazione. All'interno di questo palazzo ci sono 9 porte. Non ho ben capito queste porte se portino da qualche parte o se siano semplicemente diciamo un simbolo per cui sono porte che poi non sboccano da nessuna parte. Il re deve stare qui 9 giorni, 9 porte, 9 giorni. Ogni giorno apre una nuova porta. Al termine dei 9 giorni, credo che risbuchi forse da quella da cui è entrato, e qui si riuniscono i notabili e dichiarano lunga vita al re. Ed è finita l'iniziazione, quindi lui è ufficialmente il re della Chefferie, del Kingdom. Allora, vedete, le porte spesso qui sono molto molto basse, non perché loro siano basse, anzi tutt'altro, ma perché il saluto al re qui si fa inchinandosi e battendo le mani. E il concetto è, se tu non lo sai, entrando in un luogo, in un ambiente, sei comunque costretto ad abbassarti e quindi di fatto fai il saluto al re anche senza saperlo. E questo qui in cui siamo appena entrati è il corridoio delle donne. Altra cosa estremamente interessante, siccome le donne sono considerate le madri dell'universo sostanzialmente, queste statue che vedete qui, queste maschere, sono interamente realizzate con le radici delle piante, quindi non con il tronco, col legno normale, ma con le radici. E qui vedete la rappresentazione, credo sia abbastanza chiara, una donna che sta mettendo al mondo un bambino e la mamma che l'aiuta a metterlo al mondo. Pensavi fosse finito, invece no. Allora, in realtà c'è una sorta di piccolo quarto step per l'iniziazione del re. Dopo il terzo step il re è il re, ma per avere il pieno potere assoluto, insindacabile sul villaggio, c'è un ultimo step da fare, che è rappresentato qui. Lui è il re, lei è la moglie. Praticamente solo dopo che la prima figlia, quindi quella dei due maschio e femmina che sono nati mentre lui faceva almeno quei 9 mesi di secondo step per l'iniziazione, solo dopo che quella bambina lì ha preso marito, allora lui può sposare una donna con il rito tradizionale. Quindi immaginate, insomma, la roba richiede decenni. E solo a quel punto ha il pieno controllo, il pieno potere del villaggio. Continua una cosa interessante, veramente felicissimo di essere venuto qui. Questa è una delle varie abitazioni del re, quindi diciamo dove può dormire, vivere e mangiare. Una delle perché ne ha varie all'interno della Chefferie, fondamentalmente per 2 motivi. Uno per questioni di sicurezza, perché nessuno sa di preciso dove sta dormendo e quindi è più al sicuro. La seconda ragione è molto bella. Se una famiglia del villaggio ha un problema, comunque ha bisogno di parlare con il re, viene accompagnata in una delle residenze e magari nel corso della giornata ci sono più famiglie, più persone che devono parlare con il re, vengono fatte accomodare in differenti residenze ed è il re ad andare ad accoglierli e a parlarci, quindi non sono le persone, le famiglie a recarsi dal re, ma è lui che si reca dalle persone. Bellissimo. E qui siamo nella cucina. Non c'è un ambiente dove non esca fuori qualche informazione interessante. Allora, questi vabbè, sono i vari bracieri. Questo è tutto il resto dell'ambiente in cui si cucina.
Questa è una rappresentazione diciamo, antica della zona della cucina, ovviamente tutto in mano alle donne, e ci stava dicendo che il re deve mangiare la cucina tradizionale, ovvero cucinata sulla brace, perché il cibo sulla brace è più buono. Poi che è successo? Ho notato queste banane muffite, gli ho chiesto ma come mai stanno qui? E fatto, no, vabbè, ce le siamo dimenticate. E gli ho fatto, vabbè, ma tutte queste banane qua appese per chi sono? Per i visitatori, perché siccome la visita è molto lunga e stancante, ci vorranno un paio d'ore, qui c'è molto questo senso della condivisione. E quindi se io volessi potrei andare lì, staccarmi una banana e mangiarmela. Quando siamo arrivati ci ha offerto il pranzo, abbiamo mangiato il dolè, che sono queste verdure stufate insieme alle noccioline stufate, insomma, piatto buono, con un retrogusto amarognolo che un po' mi fastidisce, ma buono comunque, che è proprio tradizionale qui del Camerun. Noi siamo arrivati, ho fatto, che buon odore che si sente qui, ok, te ne porto un po', così. Toi, te donne ta bassine. Tu es sûr que c'est ta bassine ici? C'est pas ça. Ta bassine était cassée. Io ho chiesto a Google Maps una scorciatoia, mi ha preso un po' troppo alla lettera. Stiamo passando proprio per montagna, porca vacca. Ma come cacchio? Ma perché c'è... Ma perché qua? Sono anche mezzo contento, però non ero preparato psicologicamente. Ci è mancato. Anche meno, vediamo se Dani c'è. Ecco, il pezzo è brutto. Sì, dai. Svolta a destra. A destra dove? Ma c'è casa di questi a destra. Non mi piace questa cosa. Noi gli alberghi a bordo strada asfaltata non ci piacciono. Cucciolo mio, ma che ti mancava un po' di fuoristrada? Ah, guarda che stradina meravigliosa che è venuta fuori anche qui. Svolta a destra. Svolta a destra. Ma no, dai, ma non può... Deve essere questo. La tua destinazione sei a destinazione. Bonsoir. Bonsoir. Sì? Ok, se ce lo apri ce la facciamo, se no elicottero.
toglie? Che tu, mica si toglie. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ah, che stanza tiene? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Habla espagnolo? Mundo gente. Mundo. Vabbè, adesso lo esageriamo. L'espagnolo viene e parla l'anglais. You are welcome. Thank you. Thank you. Welcome to Cameroon. Thank you so much. Merci beaucoup. Ambiente. Este sitio ¿qué sitio es? To sleep. Sta borracciato come... Pero este es el dueño de la casa. non so. Allora, alla fine abbiamo visitato tutta la parte sopra. Carina, però 20-25.000 che sono più di 30 euro, anche no. Tra l'altro poi bisogna salire le scale, per i bagagli non è proprio il massimo. Invece giù per questo scapicollo ci sono delle camerine molto basic ma tranquille. Ci sono questi 4 cani che non arriveranno vivi a domani se continuano a abbaiare così, soprattutto durante la notte. Però almeno abbiamo le moto davanti alla porta. Qui dentro adesso ve lo faccio vedere, c'è il paradiso. Faccio vedere proprio subito. Per il momento svengo quando lo vedo. Dove sta l'obiettivo? Ce la vado a vedere? Alcol a schiovere. Fantastico. La grata l'hanno messa perché sapevano che venivo io. E la cameretta è quella qui, vabbè, proprio super basic. C'è un letto. È caduto Daniela? No. E il bagno, non c'è la doccia, c'è il cesso, non c'è il lavandino, ma c'è un lavandino laggiù. E anzi, ora vi faccio vedere pure un'altra cosa. Questo se mi continua a seguire andiamo a litigare subito. Cioè, questo signore è un po' ubriaco. Qui c'è questa zona privé con tanto di prese di corrente. Io, beh, impolverato come pochi, però qui mi metto a lavorare al freschino. Siamo sopra 1000 metri, stato Dio. Spettacolo. Ciao, noi ci vediamo dopo.